Bloom. Forse però è più Pearl Pur. No, è più Bloom di Pearl Pur, perché però le perle ci sono. Facciamo così, facciamo un Pearl Bloom. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca sto Figaro Art e oggi torniamo a parlare di Bloom, o meglio, di Pearl Bloom, perché in realtà il Bloom che faccio io e che potete trovare anche in altri video che ho pubblicato, tipo quello del cavalluccio marino, che c'è la rotonda, forse ho chiamato un ultimo tuffo nel mare, qualcosa del genere, un altro in black and white, in bianco e nero, ehm, sono la stessa tecnica che farò oggi. Non parliamo del classico Bloom che vedete fare sul web. Ci sono artisti veramente bravissimi nel Bloom, fanno delle cose meravigliose, però mm, spesso utilizzano prodotti che qua non riusciamo a reperire e anche quelli che si riescono a reperire per me, insomma, per i miei gusti costano davvero troppo e insomma penso che non abbia molto senso. Per cui ho iniziato a sperimentare con una ricetta personalizzata, nel senso che io non l'ho mai vista utilizzare da nessun altro in questo modo, che è la ricetta del Pearl Pur. Ma invece che inclinare, quindi distribuire il colore attraverso la gravità, no? Quindi l'inclinazione, utilizzerò la pressione, quindi utilizzerò il foam, quindi il soffio d'aria, per cui cambia la modalità di distribuire il colore sulla tela, che dà effetti diversi, simili perché comunque si creano queste perline bianche e colorate, ma non esattamente come il Pearl Pur. Giusto per darvi un'idea, l'ho caricata in un video insieme, credo di averla pubblicata insieme al video del cavalluccio marino. Ok, vedete, questo è un Pearl Bloom e lo sto ancora mettendo a punto, ok? È una tecnica, o meglio, una ricetta legata a questa tecnica qui che mi sto ancora un po' studiando e sto cercando di perfezionare, perché davvero è un equilibrio delicatissimo di quantità di white mix che metto, di colori e di consistenze. E non sempre ci prendo le misure subito al primo colpo, anche perché dipende davvero tanto anche dai colori che si utilizzano. Col bianco e nero e con questa paletta di azzurri e blu, eh, diciamo che insomma, mi sono già un po' più familiari, li ho provati più volte. Oggi però proverò una paletta a colori decisamente più infuocata. E mi sono ispirata a un bellissimo tramonto che c'era l'altra sera, c'era un cielo veramente color, andava da tutte le sfumature, dal giallo proprio al rosso fuoco, al corallo, era veramente bello. Ho detto io devo fare qualcosa con quei colori lì. E tra l'altro mi ha riportato veramente in un flash indietro negli anni quando ho fatto questa missione di volontariato in Africa e ho fatto un mese nella Repubblica Democratica del Congo, ero in mezzo alla savana e siccome già là la terra è rossiccia, mm, per scrivere un libro su quell'esperienza, dovrei pensarci. Però insomma diciamo che sotto sera, quando insomma nel momento del tramonto, visto che la savana comunque eravamo in pianura, ok? E si vedevano bene i tramonti, tutto si colorava di rosso. Questa terra rossa prendeva proprio questo colore ancora più acceso.
E quindi ho avuto questo aggancio, questo flash, questa ispirazione più che altro legata ai colori. E quindi utilizzeremo una palette a colori un po' diversa da quella che utilizzo di solito. Io amo i colori freddi, invece in questo caso andremo a utilizzare dei colori caldi. E i colori che utilizzo ve li metto sempre sotto nella descrizione. mm? E quindi potete trovare proprio la palette a colori precisa che ho utilizzato. E la ricetta che utilizzo per fare questo, che poi sì, qua, vedete questo è l'altro in black and white, qui addirittura col bianco e nero ho avuto una reazione forse ancora più esplosiva. E, quindi sì, la ricetta è esattamente quella che io utilizzo per il pearl pour. Eh, non è la ricetta di Chili Art, non c'è poliacrilic dentro, non c'è silicone, non c'è poliuretano, c'è soltanto white mix e colori acrilici mescolati col floetrol e l'acqua. Ok? Il tutto in un delicatissimo, come ho già detto, equilibrio di elementi che sto ancora un po' mettendo a punto. Quindi io con questi video, anche col video di oggi, vi accompagno un po' in quella che è l'evoluzione mia di questa tecnica qua. Probabilmente si modificherà nel tempo, non lo so. E oggi ho deciso di fare un'altra mascheratura proprio perché mi è venuto questo flash legato all'Africa e quindi faccio questo profilo di donna molto semplice, quindi una mascheratura decisamente più semplice di quella del cavalluccio marino, ma così, insomma, giusto per fare una cosa ogni tanto un po' diversa e mi vedrete però litigare parecchio con questa tela. È l'unico versamento che vedrete oggi, anche perché le mascherature richiedono un po' più tempo di lavorazione, perché prima c'è da fare una parte di sfondo, che tra l'altro oggi, proprio per accorciare un po' i tempi, farò a pennello. Nel cavalluccio marino ho fatto proprio a colata. Il problema è che aspettare che questo fondo a colata si asciughi, devo almeno aspettare un giorno, abbondante a volte, per proseguire. Invece in questo caso ho fatto il fondo a pennello perché con un colpo di phon, un quarto d'ora, 20 minuti era già asciutto. Ok? E, e quindi niente, insomma, questa è un po' la variante, però mi vedrete litigare un po'. Lo faccio, lo disfo e lo rifaccio 1000 volte. Quindi ho accelerato delle parti perché sennò diventava un film senza il finale. E finché a un certo punto ho detto adesso basta, Franci, fermati, era anche tardi, cioè dopo, quando faccio queste cose mi intrippo, mi perdo l'orario, era tardissimo insomma, quindi ho detto ok, adesso ti fermi, va bene com'è. E quindi insomma, vedrete quello che è un po' un mio esperimento e lo studio di questo Pearl Bloom, ok? Che sto un po' mettendo a punto. Io adesso vi lascio alla visione della realizzazione di questo quadretto, di questa opera. Ci rivediamo proprio brevemente alla fine per il risultato asciutto, ok? Vedere come diventa da asciutto. Buona visione. Allora, questa è la mia sagoma, è la mia mascheratura e la applicherò più o meno qui.
Questo è il risultato asciutto. Mm. Ehm, allora, avete visto che ho litigato veramente molto con la realizzazione di questo versamento qui, perché un po' perché, come ho già spiegato, è una tecnica che mi sto un po' studiando, che mi sto un po' perfezionando, è davvero un delicato gioco di equilibri, no? Tra quantità, consistenza e quant'altro, e anche pressione dell'aria, proprio come viene distribuito, e quindi non mi piaceva mai. Poi a un certo punto ho detto basta, basta perché ero anche un po' stanca, cioè nel senso io ho tagliato davvero tanti pezzi nel video ma sono andata avanti all'infinito, poi a un certo punto poi si rischia di compromettere il lavoro in modo irreparabile perché poi i colori si miscelano troppo, no? Dopo iniziano a infangare e a infangarsi e non vengono bene. E come vedete la reazione, queste piccole perle, no? La reazione c'è, la reazione è venuta e quindi di fatto la tecnica in sé, questo Pearl Bloom funziona, anche la ricetta funziona. Quello che non mi piace, che continua un po' a non piacermi, è che qua avrei voluto più luce come ho qua. Cioè vedete che il giallo, per esempio, il giallo che io ho utilizzato è stato completamente inglobato, non è, non è rimasto giallo e si è anche miscelato poco con il rosso, quindi non c'è neanche tanto arancione. C'è soprattutto il rosso si vede, bianco, che poi si è miscelato col rosso, quindi c'è del rosa, e il nero. Sono i colori che si vedono di più e che si sono un po' miscelati tra loro, per cui mm, io di giallo non ne avevo messo tantissimo perché mi è capitato altre volte che tendeva un po' a prevalere e io non volevo che prevalesse, volevo proprio che si miscelasse un po', no? In modo da dare proprio quel tocco luminoso in più, che invece non c'è. Mm, però devo dire che ho usato qui un giallo primario, forse il giallo primario si miscela molto di più, quindi tende un po' a sparire rispetto a al giallo cadmio che altre volte utilizzo, ecco, quindi probabilmente la differenza sta un po' anche nel tipo di pigmento del giallo. Qua c'è veramente poco, qualche traccia, ma veramente minima. E sì, diciamo che se fosse rimasto un po' più luminoso mi sarebbe piaciuto di più. È, è difficile, nel senso che al di là dell'equilibrio, delle quantità di colore, di consistenza è anche un gioco di pressione dell'aria, perché un conto è fare delle teline molto piccole, delle mattonelline o cose del genere, dove puff, tu soffi e rimane lì, fai un giro di spinner e si deve distribuire poco, per cui rimane tutto un po' definito lì. Fare il bloom, quindi soffiare col foam, creando proprio questo effetto perle su una superficie un po' più vasta, è un po' più complesso, quindi niente, io continuerò a studiarmi e cercare di perfezionare questa tecnica qui, che ho chiamato Pearl Blue, e, e quindi insomma se mi seguirete sicuramente vedrete le evoluzioni e io insomma vi spiegherò quello che faccio e come lo faccio. Niente, questo è il risultato, non sono super soddisfatta, però diciamo che per essere appunto una tecnica che sto un po' elaborando, sto cercando di perfezionare, cioè l'effetto, l'esplosione delle perle non mi dispiace. La miscelazione dei colori così così, però insomma è venuto così, fatemi sapere cosa ne pensate e niente, se il video è stato di vostro gradimento vi ricordo di lasciare un like, a voi non costa assolutamente nulla, però consente al video di avere più visualizzazioni
e quindi dare a me la possibilità di continuare a fare contenuti, ok? Niente, io vi saluto. Ecco, qui è arrivato. Ok, perché devo portarlo fuori, quindi è venuto a chiamarmi giustamente. E io vi do appuntamento alla prossima settimana col prossimo video. Ciao a tutti, buona settimana.